Ciao, in questo video parlo di misure come nel video precedente, ma provo a fare l'esempio con la figura, con il corpo, perché qualcuno può pensare, sì, ma nell'esempio precedente hai usato una forma geometrica molto semplice, il corpo non è così geometrico e semplice, si può utilizzare metodi simili? Sì, si può. Per chi non ha visto i video precedenti, consiglio di guardarli perché i video sulle basi del disegno sono concatenati, sono anche numerati proprio apposta perché è meglio vedere quelli prima per capire quelli dopo. Tornando all'esempio, non è specifico sui canoni anatomici o sulle proporzioni del corpo, ma può essere utile per chi appunto non ha mai visto questo tipo di metodo appunto per rappresentare la figura, perché non tutte le persone che seguono il mio canale disegnano da tempo, magari c'è chi disegna da poco, quindi mi faceva piacere tra i primi video far proprio vedere come anche con la figura si può utilizzare metodi simili a quelli che abbiamo visto. In questo caso si prende come riferimento la misura della testa, quindi come riferimento, come modulo di riferimento la grandezza della testa e si guarda quante volte è contenuta nel corpo. In un canone di 8 teste, la testa è un ottavo l'intera altezza della figura. Voi vedete solo 4 misure o 4 teste, se vogliamo dire così, perché una figura a metà e una figura intera sono 8. Le misure devono essere sempre devono essere poche e facili da essere ricordate perché una volta assimilate, eh, quando poi si va a disegnare la figura, sono molto utili perché servono appunto a costruire la figura anche quando va in prospettiva, eccetera, ma poi se ne parlerà adesso comunque presto. Chi pensa che invece queste cose sono inutili, vorrei fare alcune considerazioni. Quando fate i vostri dipinti o le vostre illustrazioni, se sotto non c'è un buon disegno, un disegno ben strutturato, ehm, il risultato finale poi ne risente perché un disegno ben strutturato è quello, quindi è un disegno, quindi conosce le basi del disegno, eccetera. Un disegno ben strutturato è quello che poi sostiene tutto il resto, sostiene il colore, le luci, ombre, tratteggi, eccetera. Se voi disegnate una figura e la colorate anche molto bene, ma se la figura è sproporzionata perché il disegno sotto è strutturato male, è sproporzionato, anche se colorato bene, rimarrà sempre una figura sproporzionata. Quindi mi raccomando, esercitatevi tanto con le basi del disegno, il disegno, perché un disegno ben strutturato serve a sostenere tutto quello che viene dopo. Anche se voi vedete un artista, qualche bravo pittore, che con un disegno poco abbozzato poi fa un bel dipinto, è perché in realtà conosce molto bene le proporzioni e probabilmente, ma sicuramente ha disegnato tanto tanto prima, poi col tempo assimilando tutta una serie di dati riesce con un disegno molto abbozzato anche a fare un bel lavoro, ma specialmente se siete all'inizio del vostro apprendimento, disegnate tanto, esercitatevi tanto col disegno perché il disegno, se vogliamo chiamarlo, dire che è uno strumento, è uno degli strumenti più utili proprio per quanto riguarda poi fare appunto dipinti, illustrazioni, eccetera. Non a caso i grandi artisti del passato, compresi gli scultori, erano tutti bravi disegnatori. Quindi mi raccomando, esercitatevi tanto col disegno. Anche quando mi contattate e mi chiedete, vorrei migliorare con la figura, puoi farmi una piccola lezione o darmi qualche consiglio? Ma se poi quando mi fate vedere i vostri disegni io vedo che ad esempio l'angolo della mandibola è attaccato all'orecchio, io capisco che non conoscete come è fatto il teschio. Allora, la semplificazione geometrica della figura, ad esempio, è un valido strumento per rappresentare e semplificare la figura, ma dovete conoscerla. Quindi è chiaro che se mi contattate e vedo che non conoscete il teschio, vi dico prima di tutto devi studiarti come è fatto il teschio. Cioè, non si può in un'ora o in una lezione di poche ore
unica imparare a disegnare la figura se innanzitutto non conoscete neanche come è fatto il teschio, come è fatto il corpo umano realmente, perché è importante che siate consapevoli che la semplificazione geometrica della figura è utile, ma bisogna conoscere come è fatta la figura, il teschio, poi comunque i muscoli, lo scheletro in generale. Perché anche quando andate a guardare i disegni degli altri per imparare, se non conoscete come è fatta la figura realmente e vi basate solo sui disegni degli altri, è facile anche interpretare male segni o parti del corpo stilizzate in una maniera magari anche un po' personale, quindi magari fate errori anche grossolani. Quindi è importante che quando mi contattate siate consapevoli che se non sapete come è fatto un teschio, prima di tutto bisogna imparare come è fatta la figura umana nella realtà. Poi farò anche dei video a breve su questo argomento, perché appunto a volte c'è un po' di confusione nel capire cos'è poi realmente la semplificazione geometrica della figura o certi argomenti, pensando che sia un po' una bacchetta magica o una magia per disegnare. Non è così, bisogna sempre studiare comunque. Tornando all'esempio, faccio vedere dove sono le varie misure, ma appunto molto semplice, sono in questo caso 4 misure, quindi la misura della testa è ripetuta 4 volte perché è una mezza figura, in una figura intera sono 8. In questo esempio faccio anche vedere un sottomodulo, cioè se la misura della testa è un sottomodulo può essere ad esempio la misura di mezza testa. Ecco, ora poi vado a segnare, ecco in questo ecco qua mezza testa, questa è una misura di mezza testa che va a coincidere tipo, con la testa dell'Omero, ma vabbè, ora non stiamo parlando di questo, poi se ne parlerà in futuro. E l'importante è che capite che le misure devono essere pratiche da ricordare e da assimilare. Ciao ciao!